Benvenuti su Creazioni Digitali per un nuovo appuntamento con il corso gratuito di Affinity Designer. In questo video parleremo del testo cornice che abbiamo interrotto nel video precedente, dove abbiamo iniziato a creare un pieghevole e abbiamo già applicato il testo artistico. Se non l'avessi visto, trovi il video nella stessa playlist. Oggi completeremo questo progetto inserendo il testo cornice. Iniziamo subito quindi. Il testo cornice si usa per creare un periodo, un paragrafo e quindi per gestire una grande quantità di testo. Attivo lo strumento testo cornice dalla barra degli strumenti, l'icona a forma di T, e traccio tenendo premuto il tasto sinistro del mouse senza rilasciare la casella di testo. La posiziono sulla tavola di disegno e quindi rilascio. All'interno della casella il testo può essere inserito o digitandolo normalmente da tastiera oppure copiato prima e incollato col tasto destro. Incolla direttamente all'interno della casella di testo. Ridimensiono la cornice trascinandola con il mouse e vedremo adesso l'importazione del testo. Attivo ancora lo strumento testo cornice, traccio un'altra casella. Il testo è possibile anche importarlo dal menu file, posiziona, attraverso esplora risorse, seleziona il file che ho conservato in precedenza sull'hard disk e Affinity mi importa il testo all'interno della cornice. È possibile importare da file txt o direttamente da file Word. Un'altra modalità per l'inserimento del testo è inserisci testo di riempimento. Traccio un'altra cornice, tasto destro, inserisci testo di riempimento, che può essere utilizzata in tutti i casi in cui non abbiamo ancora un testo definitivo disponibile e quindi la casella di testo può essere riempita con del testo provvisorio che ci fornisce direttamente Affinity. Con l'inserimento all'interno della cornice diventa semplice gestire unità di testo, poiché si comporterà in modo fluido, adattandosi alle esigenze senza tante complicazioni. La formattazione del testo la facciamo come al solito dalla barra del menu contestuale, da dove è possibile settare il carattere, le dimensioni, l'allineamento a sinistra, centrato, giustificato, a destra e poi ancora l'allineamento verticale dell'intero paragrafo all'interno della cornice. Quando il testo all'interno della cornice ne supera le dimensioni, accanto viene visualizzata un'icona a forma di occhio che serve ad attivare o disattivare la visualizzazione del testo in eccesso. È attiva, ma se io clicco sull'occhio viene nascosto il testo eccedente. Fin qui abbiamo visto le proprietà del testo, adesso vediamo come ridimensionare le cornici e poter inserire il testo all'interno delle forme e completare così il pieghevole. Seleziono la cornice e la trascino attraverso le maniglie di controllo poste agli angoli. La cornice si restringe e il testo si riadatta, ma non viene ridotto. Lo stesso se aggancio le maniglie laterali succede la stessa cosa, la cornice si restringe e il testo si ridispone. Se invece insieme alla cornice vogliamo scalare il testo, trasciniamo la maniglia di controllo posizionata nell'angolo destro in basso, questa segnata in blu, e il testo si ridimensiona insieme alla cornice. Se invece vogliamo adattare la cornice alle dimensioni del testo, basta fare doppio clic sulla maniglia centrale, questa qui in basso.
e la cornice si restringe. Bene, adesso sposto le cornici di testo sulla tavola di disegno accanto, do una sistemata e accelero il video perché sono delle funzionalità di cui abbiamo già parlato. Fin qui abbiamo visto il testo cornice creato all'interno di rettangoli. Può essere creato anche sia all'interno delle forme primitive che all'interno di forme personalizzate. Attivo quindi lo strumento forme, così come abbiamo visto in uno dei tutorial precedenti, e seleziono la ciambella e ne traccio una. La duplico e la metto da parte perché ci servirà dopo. Poi attivo lo strumento testo cornice e incollo il testo che avevo ancora in memoria all'interno della ciambella. Il testo si adatta alla forma, ma se io riattivo lo strumento ciambelle attraverso la barra del menu contestuale, decido di cambiarne ad esempio l'apertura, il testo si ridispone ancora. Posso restringere anche l'angolo della ciambella, il testo si adatta alla forma e posso continuare a modificarlo fino a quando non ottengo una posizione ottimale. Adesso lo sposto, lo metto in alto all'angolo destro superiore, imposto le dimensioni e lo sistemo. A questo punto riprendo la ciambella che avevo messo da parte, la posiziono a sinistra e anche con questa ciambella creo un testo cornice, cioè la forma viene distrutta e non può essere eventualmente colorata, ma se si vuole ottenere uno sfondo colorato si può mettere da parte prima la forma e poi sovrapporre il testo cornice. La stessa cosa è possibile fare con forme personalizzate. Ad esempio, se io adesso duplico la B del testo artistico che ho convertito in curve, la posiziono sull'altra tavola di disegno, la duplico ancora e metto da parte perché ci servirà dopo. Attivo il testo cornice e incollo ancora il mio testo. Come vedete la forma, come è successo per le altre, diventa un contenitore, non è più possibile applicare un riempimento e un tratto, ma sovrapponendo una copia possiamo ottenere un testo cornice con sfondo colorato. Utilizzando la proprietà disponi, dispongo quindi la copia che avevo messo da parte sotto il livello del testo cornice e così ottengo lo sfondo. Adesso posso continuare a formattare il testo per adattarlo alla forma personalizzata, come abbiamo visto all'inizio di questo tutorial. E questo è il risultato del nostro pieghevole. Ho realizzato un mock-up che purtroppo non ho registrato perché l'ho fatto di fretta, ma magari in un'altra occasione vedremo anche come realizzarlo. Per questo video è tutto. Se ti è stato utile lascia un like e iscriviti al canale. Continueremo ancora con altri tutorial. Ciao!